Ciao a tutti, oggi vi facciamo vedere come si fa la pasta sfoglia classica in casa, una ricetta che può spaventare, ma in realtà noi vi facciamo vedere come al solito tutti i passaggi in maniera semplice e chiara, in modo che tutti possano fare la pasta sfoglia facilmente. Vediamo la ricetta. Per fare la pasta sfoglia in casa vi serviranno per il pastello 175 g di farina 00, 100 ml di acqua a temperatura ambiente e un pizzico di sale. Per il panetto 150 g di farina, sempre 00, 250 g di burro. Mettiamo la farina a fontana sul tavolo di lavoro, quindi buco al centro. Per quanto riguarda la superficie di lavoro vi sconsigliamo il legno, infatti noi stiamo utilizzando, come vedete, il vetro, oppure potete usare l'acciaio. Acqua, e sale, e facciamo assorbire piano piano l'acqua. Quindi facciamo sì che l'acqua venga tutta assorbita dalla farina e l'impasto non deve essere assolutamente appiccicoso. Inoltre, una volta assorbita tutta l'acqua dalla farina, non c'è bisogno di lavorare l'impasto. Il pastello quindi è pronto. Gli diamo una forma leggermente quadrata. L'impasto, come vedete, è un po' più asciutto dell'impasto della pizza, per farvi capire la consistenza. Mettiamo un po' di farina, noi abbiamo questo vassoio, e copriamo con pellicola. Nel frattempo lo lasceremo a temperatura ambiente e nel frattempo ci occupiamo del panetto, quindi lo lasciamo riposare. Farina a fontana sulla spianatoia, buco al centro, quindi questa chiamiamo la seconda fase, quella del panetto. Stiamo cercando di rendervi questa ricetta il più facile possibile, come la facciamo noi in casa, e viene buonissima come la pasta sfoglia della pasticceria. Non avrete più bisogno di comprare il rotolo. Aggiungiamo il burro l'abbiamo tirato fuori dal frigo 10 minuti prima, quindi è comunque freddo ma non freddissimo. E perché vi stiamo facendo vedere questa ricetta? Perché ci potete fare tantissime cose con la vostra pasta sfoglia. Questa è una ricetta che potete fare ovviamente anche in planetaria. Noi ve la stiamo facendo vedere a mano perché poi non tutti hanno una planetaria. Ci mettete il gancio e lavorate anche meno. C'è da dire che questo impasto non si deve neanche riscaldare troppo, però le mani lo riscaldano, quindi se lo fate in planetario ovviamente è anche meglio da questo punto di vista. Scriveteci poi nei commenti quale ricetta volete vedere con la pasta sfoglia, perché magari poi proverete voi a farla e vorrete delle ispirazioni di ricette da fare con la vostra pasta sfoglia. Una volta che il burro ha assorbito tutta la farina, gli daremo la stessa forma che abbiamo dato al pastello e lo metteremo 5 minuti in frigorifero. Farina sul vassoio, non mettetene tanta. Ci appoggiamo il panetto e copriamo con pellicola.
mettiamo subito in frigorifero per 5 minuti. Dunque il panetto ha riposato in frigorifero, ci mettiamo un po' di farina sotto. Lo schiacciamo con il mattarello. Questo perché vogliamo formare un quadrato. E lo mettiamo da parte. Prendiamo il pastello, anche questo è rimasto a riposare. E formiamo, mettiamo la farina sulla spianatoia e formiamo un altro quadrato, però attenzione, deve essere un quadrato più grande. Questo perché, poi lo vedrete, il pastello andrà ad incassare il panetto. Quindi il panetto deve andare dentro al pastello, per questo deve essere più grande. Formeremo una specie di scrigno. Vedete, non è per niente appiccicoso, è importantissimo. Come potete vedere non è complicata come ricetta, bisogna solo ricordarsi tutti i passaggi. Però una volta che diventerete pratici, sarà un gioco da ragazzi fare la pasta sfoglia in casa. Quindi prendiamo il panetto, come vi ho detto prima, e disponetelo, vedete, in questo modo. Questo perché così lo possiamo chiudere facilmente all'interno del pastello, perché abbiamo questi lembi che possiamo chiudere. Le sovrapponiamo poi queste parti che rimangono leggermente aperte, in modo che sia davvero chiuso, è un pacchetto praticamente. Poca farina sopra e sotto, perché è un impasto che deve rimanere sempre umido. Estendiamo, diamo prima, vedete, come dei colpetti con il mattarello. In questo modo il burro si andrà a distribuire all'interno dell'impasto. Andremo a formare un rettangolo questa volta. Siamo passati quindi alla fase delle pieghe. Sul nostro sito poi www.cucinageek.it andremo a mettere la lista di tutti i passaggi, quindi se volete poi stamparli e tenerli sempre con voi potrete farlo. A questo punto, vedete, abbiamo un bel rettangolo e faremo la prima piega che si fa è a 3. Adesso vi facciamo capire esattamente come. Viene come chiuso su se stesso a 3. Se il rettangolo si sforma, sagomatelo con le mani e stare attenti che sotto non si deve attaccare. A questo punto lo giriamo. Facciamo la prima piega e la seconda, in modo che sia piegato in 3. Poco di farina, schiacciamo delicatamente con il mattarello, lo giriamo e schiacciamo nuovamente delicatamente, non schiacciate troppo. Vedete le pieghe? Avete 3 strati, pochissima farina sul vassoio. E lo lasceremo in frigorifero per mezz'ora.
Grazie alla pellicola l'impasto si è mantenuto umido. Per passare alla fase di pieghe da 4 è importante che la parte, quella aperta, sia di fronte, quindi come la mettiamo noi adesso, quindi il verso è decisamente importante. Quindi mettiamo la farina, poca sempre, vi ricordiamo che questo è un impasto che deve rimanere umido, quindi non abbondate mai con la farina. E adesso per facilità di lavorazione noi lo giriamo, però poi lo riportiamo nel verso corretto, ok? Quindi per adesso potete girarlo se volete, perché è più facile ovviamente stenderlo con il mattarello. Diamo sempre dei colpetti, quindi per adesso che lo state stendendo, stendetelo sempre poco, non deve essere sottile, mi raccomando. Per adesso che lo state stendendo va benissimo tenerlo in verticale, però poi quando andiamo a fare le pieghe ricordatevi di rimetterlo in orizzontale con la parte aperta sul davanti. È molto importante poi lavorare in un ambiente fresco e rispettare i tempi di riposo e raffreddamento in frigorifero tra una sequenza di pieghe e l'altra. Questo perché il burro troppo morbido provocherebbe uno scivolamento degli strati di pasta e si otterrebbe una sfoglia meno compatta. Perché non si schiaccia troppo? Al fine di evitare la rottura della pasta e quindi la conseguente poi fuoriuscita del burro, dovete fare attenzione alla pressione che effettuate sull'impasto con il mattarello. Per questo noi, per appiattire leggermente il panetto dopo il riposo in frigorifero, perché ovviamente è più duro, andiamo a battere leggermente la pasta con il mattarello prima di procedere alla stesura. Quindi rigiriamo l'impasto, la parte delle pieghe è sul davanti. Allora immaginate una linea sul centro, dobbiamo superare leggermente quella linea, ecco qui, e pieghiamo. Altra piega. A questo punto unite i due lembi e pieghiamo l'impasto su se stesso e voilà, come vedete potete vedere bene i quattro strati che si vengono a formare. E adesso daremo una leggera pressione, quindi sempre poca farina. Questa è una preparazione che a volte non si vuole fare in casa, spaventa un po', effettivamente è impegnativa per i vari passaggi. Bisogna rispettare le giuste sequenze di lavorazione, il tempo necessario a disposizione, si può quindi però tranquillamente preparare in casa. Ovviamente il sapore, la fragranza, ve lo possiamo assicurare, sono ben diversi da quelli della pasta sfoglia che trovate al banco frigo o nel reparto surgelati già pronta all'uso. Ricordatevi sempre il verso sul davanti, la parte aperta. Mettiamo sempre la pellicola e di nuovo in frigorifero per mezz'ora. Quindi abbiamo terminato le due fasi, ce ne mancano due, altro strato da 3 e altro strato da 4. Allora siamo prontissimi per fare la terza fase di giri, quindi di nuovo una piega a 3. Ve la facciamo vedere velocemente perché è uguale a quella precedente. Vi ricordiamo sempre di mettere l'impasto dal verso giusto, però adesso l'abbiamo messo verticalmente perché è più facile poi stenderlo. Sempre poca pressione, insomma ricordatevi tutto, è uguale a quello che avete visto prima.
Quanto tempo se ne va a fare la pasta sfoglia? Allora, abbiamo fatto i calcoli, circa 2 ore ovviamente di riposo, ma sono 2 ore in frigorifero in cui voi non dovete fare nulla, potete fare altro, quindi più che altro dovete essere in casa a disposizione di questo impasto, mentre poi la fase proprio di preparazione possiamo dire una mezz'oretta a stendere, a fare i giri, a fare le pieghe. Quindi 30 minuti effettivamente in cui siete lì a lavorare e 2 ore di attesa pura. Però essendo 2 ore divise in 30 minuti, ovviamente, ripeto, non potete andare da nessuna parte, dovete essere in casa. Poi la questione dei giri, perché probabilmente avete visto altre ricette in cui qualcuno fa 3 giri, qualcuno ne fa addirittura 6. In pasticceria però si ritiene che per avere una bella sfoglia fatta bene 4 giri sono sufficienti. Quindi le 4 fasi di cui vi abbiamo parlato. Quindi sempre 3 strati e stessa cosa, adesso la metteremo nuovamente in frigorifero per 30 minuti e siamo pronti. Questo l'abbiamo già messo in frigorifero per 30 minuti, quindi siamo pronti adesso per l'ultima fase. Altri strati, quindi altri 4 strati dobbiamo fare. Il quarto giro in cui pieghiamo nuovamente l'impasto in modo da avere 4 strati. La lavorazione a giri di sfoglia, ossia le pieghe, permette di sovrapporre quindi più volte i 2 composti e l'evaporazione dell'acqua durante la cottura poi consentirà il gonfiare e la magica sfogliatura della pasta. Pensate poi che la pasta sfoglia si faceva già in epoca medievale nei territori sotto l'influenza araba, ma si è abbastanza sicuri che nasce prima, ai tempi dei Greci e dei Romani. In un libro di un pasticcere spagnolo del 1607 troviamo già una ricetta della pasta sfoglia simile a quella che si fa oggi, però poi si attribuisce al pasticcere francese Carême nella seconda metà del Settecento l'invenzione di questo metodo, ossia quello dei giri. Facciamo dunque ora le pieghe a 4, è l'ultima fase, abbiamo finito, poi la metteremo nuovamente in frigorifero e ce l'abbiamo fatta. In giro sicuramente vedete altre ricette di pasta sfoglia veloci, però il risultato non si può dire che sia lo stesso della pasta sfoglia classica, C'è chi addirittura vuole fare una pasta sfoglia senza burro, pasta sfoglia con l'olio. Insomma, quello che vogliamo dirvi è che in realtà tutto ciò poi non esiste, non avrete mai una pasta sfoglia seguendo altri metodi che non sia questo. Altrimenti lo utilizzerebbero anche i pasticceri. Per esempio, il metodo veloce è quello di inglobare mischiando tutto con il burro ghiacciato, l'acqua ghiacciata. Ecco, non si fa un pastello, un panetto, si mette tutto insieme. Somiglia più a una pasta brisée probabilmente che a una pasta sfoglia. Ora metteremo quindi l'ultimo panetto in frigorifero con i 4 strati che vedete e abbiamo terminato. Per quanto riguarda l'ultima fase, quindi questa da 4 strati, metteremo l'impasto in frigorifero per un'ora e poi potete già utilizzarla per fare tutte le ricette che volete, dolci o salate, perché questo poi è un impasto neutro che si presta sia al dolce che al salato. Potreste anche utilizzarla il giorno dopo, quindi metterla in frigo adesso e utilizzarla domani. Quindi potete cominciare a fare delle ricette dopo un'ora oppure mettetela in frigorifero e il giorno dopo ci fate qualcosa. Altrimenti, se volete conservarla in freezer, potete farlo. Nel periodo prefesta potete quindi raddoppiare o triplicare queste dosi, tagliare poi
il panetto che avete in 2 o in 3, dipende, o in 4, dipende dalla quantità che ne fate, e congelare ciascun panetto in un sacchettino per congelamento, tenerlo in freezer, e quando volete tirarlo fuori dal freezer lo mettete in frigorifero a scongelare e poi potete utilizzare l'impasto. Bene, la nostra pasta sfoglia è pronta. Allora fateci sapere nei commenti quale ricetta volete vedere ora che facciamo con questo impasto, e iscrivetevi al canale YouTube Cucina Geek se volete vedere tante ricette tradizionali, impasti classici come questo. Esce una ricetta a settimana. Ci trovate inoltre su tutti gli altri social, Facebook, Instagram e anche TikTok. Alla prossima ricetta, ciao!